Ok, buongiorno. Allora, io sono partito col nuovo mezzo, eccolo qua, e è passato poco tempo e già ho iniziato ad avere problemi. A parte che non avevo il casco, lunga storia. Fatto sta che ora parto. Vabbè, non la faccio lunga. Sostanzialmente c'avevo un faro che si era un po' allentato e quindi mi ballava un po'. Lo dovevo riavvitare, l'avevo riavvitato un po' così rapidamente, ma avrei dovuto farlo un po' Però meglio. dovrò farlo per bene una volta che arrivo da Frank, perché sto andando da Frank, che bello, non vedo l'ora, perché giustamente cosa fai quando hai la moto nuova, presa usata ma nuova? Cosa fai? Vai a fare fuori strada da Frank, così spacco tutto. E così farò. Così. È la mia prima volta in fuoristrada con il K e ho messo le ITAS 10 e nulla, vediamo un po' che succede. Vai. Aia, va bene, vai. Ero già stato da Frank a fare un giro in fuoristrada qualche mese fa con l'Africa Twin. Adesso però ero con il KTM, la storia cambiava. Nuovi pesi, nuova potenza, nuovo baricentro, nuovo tutto. E non vedevo l'ora di scoprire tutto questo, insieme ai percorsi e ai panorami che sapevo che Francesco aveva preparato con cura. Madonna, quanto fa questo ammortizzatore disperso! Mamma mia! Quasi non avevo ancora capito come si accendeva la moto e già eravamo alla prima sfida, un altopiano completamente fangoso, era un vero e proprio cimitero per maxi enduro, nonostante il tassello, la gomma era inutile e la moto enormemente pesante. Allora, ho provato la sella all'altezza da terra, bene, va bene, la zampata la riesco a dare. E la frizione. Ah! Ah. Aspetta che l'ho appoggiato. Non scendere da destra, scendi da sinistra, questa è la sinistra, di là c'è una discesina easy, scialla. Wow. Ok, questa. Tieni dritta, non andare fuori. No, di qua. Guarda là, che estro, che maestria, che stile ed eleganza. Mi dai sui nervi, Francesco. Però tu passi proprio come se fossi in autostrada. La difficoltà aggiunta sta nel capire dove cazzo sta il canale. A volte proprio non lo vedo, poi dico, ah, era qua sotto di me. Avevamo appena superato un bivio e Francesco aveva deciso da che lato passare, puntando alla strada meno pericolosa da un punto di vista di difficoltà. O meglio, questo era quello che pensavamo. Però devo... Ole. Parliamone. Va giù, Questo non è un percorso per maxi enduro, o meglio, potrebbe forse esserlo, ma d'estate, con tutto questo viscido, era veramente complicato. Ok, senti, vediamo che succede. La GoPro schiaccia, ma la pendenza è veramente tanta. Basta guardare dove sta Frank rispetto a me. Se riesci ad andare
a scendere dove sta quella pietra ti puoi ficcare in mezzo. No, io pensavo di venire dove stai te, tagliare qua e stare dal lato di qua. Te ne entri piano piano qua dentro e te lo fai sgambettando fino alla moto mia. Vabbè, fai quello che ti senti tu. No. Ci sto, io ci sto. Oh, ci sto. Aiutami. Levala. Prova a entrare dentro piano piano. Aspetta. Mi dici, ti devo aiutare, poi parti. E mo piano piano arriva da me. Qui è meglio che non ti infili nel canale davvero. No, qui non ci esci davvero. Sì, ora. Vai. Oddio, Francesco. E questa era soltanto la prima mezz'ora della giornata. Sarebbe stata una giornata molto lunga. Buono. Te è morbido. E ton. Vai, è facile. Lasciala scorrere però. Lasciala scorrere, ma ti impuntavi. Perché hai frenato? Verticale. Era verticale un po'. Ok che sono un sacco di merda. Sì, certo. Come a vederlo, guarda, vai, avviati. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando. Ma ricordami perché ti seguo io. Ricordo bene queste foreste, stradoni che si possono percorrere anche a buona velocità nonostante le foglie sul fondo e i sassi che uno non vede, prende a 40 all'ora e rischia di bozzare il cerchio o peggio di cadere. Oddio. Ok. Scusa, a destra, vero? Non mi metto lì tra le rocce io. No, col cazzo. Oh, what a save, my friend. Oh no, che cos'è sta roba? Eravamo giunti al primo altopiano, una landa desolata, in cui non c'era un sentiero, non c'era una traccia, non c'era niente, tranne questo piccolo sentiero enduristico che giustamente io non ho voluto provare, ma che invece era pane per i denti di Frank e della sua CRF. No, pure se fai così. Tranquillo. Vai. Mettila dritta. Lasciala scorrere. Ok. No. A posto. Ok. Come questa? Ah, bravo, subito. Ah, no, che c'è la ruota. Ti tengo, A posto. No! Perché? Facciamo che non ti registro più. Ci siamo un attimo fermati qua perché Frank vuole riprovare questa salita. Per contesto sale molto, è tutto a sasso smosso. E questa è la parte facile in realtà. Il problema è più su
Lassù è un macello. Ecco, da qui diventa complesso. È tutto vivo, canali, è tosto. Io non ci provo manco morto, sarò sincero. È tosta proprio. Dove stai? È tosta ragazzi. Dobbiamo girarla e non è facile. Sta ancora registrando, che bella vita. Attento. Abbiamo infilato la moto in un canale. Non c'era verso, abbiamo provato 2 volte, o meglio ha provato Frank 2 volte a salire, ma era veramente un muro, la GoPro schiaccia tutto, ma era veramente difficile. E dopo 2 tentativi abbiamo preferito continuare piuttosto che rimanere lì bloccati, anche perché a breve avremmo avuto un altro problema. Che sogno questi posti, che sogno. Cioè... Ah, fermo, io credo di avere un problema. Fermo. Ho sentito come Porco Dio. Mi è partito il faro. Mi sono rifermato perché è partito il cazzo di faro e quindi mo devo capire come cazzo attaccarlo perché è andato, si è rotta proprio la vite, vaffanculo. A few moments later. Problemino, vaffanculo. Sarò sincero, ero abbastanza contrariato, i fari erano nuovi, la moto era praticamente nuova, non avevo voglia di avere subito danni. Però mi sono subito reso conto che alla fine era un danno moderato, era solo l'attacco del faro che era rotto, il faro era integro, funzionava tutto. Alla fine per chi fa fuori strada sono cose all'ordine del giorno, dopo tutto. Ci sono i rami, Wow, spettacolo. Fortunatamente ci ha pensato Frank a farmi passare l'incazzatura, portandomi in un altro posto fantastico, una piana, di nuovo totalmente wild, senza strade, senza niente, in cui si trova una formazione geologica particolarissima di cui non avevo neanche mai sentito parlare, un inghiottitoio. Allora questo è un sabbione. Aspetta, no? Un inghiottitoio, una sorta di cava naturale che si crea dopo un solco creato dall'acqua che raccoglie tutta la neve che si forma qui d'inverno e va a formare una sorta di cava naturale al rovescio, una sorta di, appunto, un inghiottitoio. A me sembrava semplicemente il paradiso. Di golfo rotondo. Figata. Ma guarda che roba. E noi eravamo là, 2 amici, 2 moto, un paesaggio fantastico incontaminato e questo miracolo della natura. Questo è finto. Bellissimo. Porca miseria. Questo posto era un vero e proprio paradiso, ma la giornata era ancora lunga, avevamo tanti chilometri da fare e dovevamo rimetterci in marcia. Certo. Però l'anteriore mi scende più subito rispetto a te. Boia.
Quello che ci aiutava inoltre era la possibilità di parlare tra di noi avendo messo in comunicazione gli interfoni, tutto il giorno a sparare cazzate e divertirci e soprattutto poterci avvertire subito in caso di caduta o danni. Era uno scenario veramente meraviglioso, saremmo rimasti lì per ore, ma dovevamo continuare, il percorso era ancora lungo. Ed ero certo che Francesco aveva ancora qualche carta da giocarsi quando si parla di posti incredibili. Questo è meraviglioso, questo posto è stupendo. Bello davvero. Teniamoli quando ci abbiamo dei sassi da spostare questi. Troppo più comodo. Esco, dove cazzo vai? Accidente a me quando ti seguo. E come era prevedibile, il posto incredibile successivo non si è fatto aspettare neanche troppo. No! Ma guarda che cazzo di posto! No! Ma è bellissimo! Siamo ormai abituati soltanto a strade, piazze, palazzi. Questo invece era semplicemente un paradiso. Ma non la salirò di certo io, stiamo scherzando. Tu la sali questa? Allora quella del sommelier è ancora più alta, è ancora più ripida, ma comunque io questa non la so, ma neanche qua. Ma stiamo scherzando, è tutto smosso qua. Era ancora una volta tempo di muoversi e andare alla tappa successiva. Dovevamo ancora percorrere tanti chilometri e la luce avrebbe iniziato presto a scarseggiare. Ciao! Il lago del Matese, secondo me, è uno dei posti più belli d'Italia. Se non ci siete mai stati, andateci perché è una vera cartolina. E questa cartolina ce la siamo goduta veramente appieno. Questo è un sogno. Lo vedete quel puntino laggiù sulla riva del lago? Quello sono io che mi sto godendo la vita appieno in uno dei posti più belli del mondo. E che dire, la giornata era ancora molto lunga.